Questa è la mia vecchia dashcam, grossa, ingombrante, vistosa e non molto economica. Questa invece è la mia nuova dashcam, compatta con tantissime funzionalità, facile da montare e anche economica. Ciao ragazzi e bentornati qui nel mio canale e nella mia auto. Io sono Michele, perdonate il vetro così sporco, ma ha piovuto fango, terra la scorsa notte e devo ancora lavare l'auto. Oggi sono qui in auto perché voglio portarvi un argomento che mi sta molto a cuore, ovvero la sicurezza alla guida. Non solo perché hanno cercato di rubarmi l'auto recentemente, ma lo sapete, io adoro tutte le diavolerie tecnologiche che offre il mercato e le dashcam per auto sono forse uno degli strumenti più utili ed economici da poter montare autonomamente sulla propria automobile, ed è questo il caso della nuova Venture Element One, una dashcam di nuova generazione. Vi dico subito il prezzo così tagliamo subito le gambe al toro, come si dice. Vabbè, comunque ragazzi, la Venture One costa 150 euro di listino, ma con le offerte che vi segnalo su Telegram la scontano spesso attorno ai 120 euro, spesso anche qualcosina in meno, che in assoluto non è un prezzo basso, ma per tutto quello che offre in questo cubetto, secondo me è una delle migliori dashcam acquistabili oggi, al netto di qualche piccolo difetto che potrebbe essere sistemato con un aggiornamento. Arriva in questa confezione, tra l'altro ha vinto anche il premio per design del 2022, è disponibile in 3 colori: nera, blu scuro oppure rossa. Io l'ho presa blu perché si intona con la mia automobile. Già dall'immagine posteriore potete notare qualche sua caratteristica importante. Andando ad aprire la confezione invece troviamo davvero tanta roba al suo interno, partendo da un telecomandino che ci servirà per scattare foto o registrare video e non perderle mai più, perché lo sapete, le dashcam sovrascrivono continuamente foto e video scattate, memorizzate sulla memoria, sulla micro SD. Tra l'altro io sto utilizzando questa nuova Samsung Evo Select che vi consiglio. La dashcam in questione supporta fino alle 512 GB, io ho preso la 256 e va benissimo, costa poco più di 30 euro. Vi lascio il link qui sotto in descrizione video anche della dashcam, dateci un'occhiata. Dicevo, questo telecomandino potete attaccarlo vicino al volante della vostra automobile tramite il biadesivo 3M e ha 2 tasti. Il primo serve per attivare o disattivare il microfono, in quanto questa dashcam ha i comandi vocali, li vedremo tra un attimo. Il secondo tasto, quello più importante, serve per scattare foto e registrare video che resteranno sulla memoria e non verranno più sovrascritti. Per cosa può servire questo? In caso di incidente può servire anche se volete riprendere un paesaggio, perché le dashcam non servono solo per riprendere incidenti, dato che questa dashcam, come state vedendo nelle immagini, ha una risoluzione davvero molto buona, nonostante le condizioni meteo attuali, odierne, siano un po' difficoltose, ma comunque ha una qualità davvero eccellente per essere una dashcam, quindi si presta bene anche a salvare qualche ricordo delle vacanze. Quindi un telecomandino wireless gradito, utile, si abbina istantaneamente alla dashcam, non dovete fare assolutamente nulla. Poi abbiamo la dashcam che è davvero compattissima, non è leggerissima, ma vabbè, non dobbiamo tenerla in mano, quindi poco ci importa. Ha un super condensatore integrato, quindi ha il parking mode e il motion detection, ovvero se rileva dei movimenti oppure se qualcuno ci tampona l'auto quando è parcheggiata, o se qualcuno ci passa davanti o cerca di rubarla, lei avvierà una registrazione autonomamente anche senza essere collegata alla macchina accesa. La batteria tampone ovviamente non ha un'autonomia eterna. Se volete che questa telecamera registri continuamente in modalità parking mode, beh, dovete collegarla alla scatola dei fusibili della vostra automobile. Magari fatelo fare a un elettrauto, è un procedimento abbastanza facile. Comunque la dashcam si presenta davvero benissimo, c'è anche un filtro montato nella parte anteriore per evitare che venga abbagliata dalla luce solare. Nella parte inferiore abbiamo 3 tasti che serviranno per muoversi nel menu e attivare le varie impostazioni, una griglia di dissipazione del calore, il tasto di accensione, ingresso USB Type-C per la ricarica, doppio microfono, dall'altra parte ingresso micro SD, tasto di accensione per scattare video, piccolo speaker integrato, e nella parte superiore abbiamo il connettore magnetico. Nella parte posteriore invece, quella che noi vedremo dall'abitacolo, abbiamo un piccolo display da 1.54 pollici non touch. Ora ragazzi, una domanda che mi fate spesso: ma perché non monta
montano sulle dashcam delle batterie vere e proprie, anche piccolissime. Beh, da quello che ho capito, parlando con dei produttori di queste telecamere di sicurezza, il problema è relativo alle certificazioni, in quanto al momento sembrerebbe che non sia possibile certificare delle dashcam con batteria integrata, perché loro sono costantemente esposte al sole. Mettete in questo caso, in questo periodo estivo, quindi le temperature salgono tantissimo e c'è il pericolo di surriscaldamento e quindi che la batteria possa incendiarsi, e questo è uno dei principali motivi per cui non abbiamo una batteria a bordo, ma solo dei condensatori. Nella confezione comunque troviamo anche tanto altro, tra cui ovviamente la base da applicare tramite biadesivo al parabrezza interno della nostra automobile, e fortunatamente abbiamo il biadesivo e non la ventosa che dopo un annetto tende a perdere grip, mi si stacca continuamente con il caldo. Invece il biadesivo è molto più solido, ancorato. Tra l'altro ci sono due pellicole, servono comunque per evitare che il biadesivo possa subire delle alterazioni nel tempo, quindi davvero ottimo. Abbiamo anche il biadesivo di ricambio, un cavo lunghissimo da collegare dall'accentisicari fino alla dashcam, facendolo passare per la nostra automobile. C'è una USB sull'accendisigari, abbiamo un piccolo piede di porco in plastica per aiutarci in questa impresa. Comunque è davvero facilissimo, servono 5 minuti e ci sono anche tanti altri accessori come cavi USB, ricambi, eccetera eccetera. Non manca davvero nulla. C'è anche un manualone di istruzioni pieno di robe, dateci una lettura, ci sono le foto a colori, fatto bene, ci sono anche quel code per scaricare l'applicazione. La base vi consiglio di ancorarla in modo che non ostacoli la vostra visuale durante la guida. Io tendo a posizionarla leggermente di fianco allo specchietto retrovisore interno. In questa base, tra l'altro, alimentata tramite il connettore USB Type-C, è presente il modulo GPS che andrà ad immagazzinare un bel po' di dati come velocità, coordinate, eccetera eccetera. È davvero intelligente il sistema con cui è stata ideata questa dashcam, infatti ci basterà spingerla all'interno del connettore magnetico e andrà ad alimentarsi. Fatto questo e connesso la dashcam alla presa accendisigari della nostra automobile, beh, non dovrete fare nient'altro. La Wenchu Element One inizierà a registrare autonomamente tutto quello che vedrà sulla strada. Un occhio sempre vigile. Tramite i tastini potrete accenderla, spegnerla, scattare foto, avviare o stoppare la registrazione, avviare la parking mode, che comunque si avvierà autonomamente dopo qualche minuto dallo spegnimento, e anche accedere al menu di sistema, menu che comunque vi consiglio di consultare tramite l'applicazione, in quanto questa dashcam ha la wifi integrata. L'applicazione è molto semplice, vi permette di avere una visuale migliore della dashcam, in quanto il suo display è un quadrato, la registrazione è ovviamente 16 noni. Potete consultare, controllare tutte le registrazioni, scaricarle e verificare la mappa GPS e persino le velocità. Le impostazioni invece permesse da questa dashcam, le state vedendo, sono tantissime, a partire dalla risoluzione ben oltre il 2K. Possiamo connettere una cam esterna, quindi penso sarà rilasciata poi una retrocamera, e questo è il primo difetto, in quanto questa Venture E1 arriva senza una retrocamera. Purtroppo potremo riprendere solo frontalmente. E ci sono anche tante altre cose, possiamo anche impostare il livello di sensibilità della telecamera, dei sensori, insomma potete personalizzarvela come volete. E un'altra chicca di questa dashcam, ma anche un piccolo difetto, sono i comandi vocali. Sono parecchi, li trovate riepilogati nel menu di sistema tra le impostazioni. Potrete ad esempio scattare una foto, spegnere o accendere il display, spegnere e attivare il wifi e così via. Take a photo. Take a photo. Turn off screen. Turn on screen. Turn on wifi. Funziona benissimo, la sensibilità è ottima, potete personalizzare anche questa. L'unico problema è che i comandi vocali al momento sono solo in inglese, non so se verranno tradotti anche in italiano, però
dovrete impararli a memoria. E insomma ragazzi, la VentureU Element One è una dashcam di nuova generazione, super compatta, con un super condensatore interno che registra anche ad autospenta, nei limiti ovviamente del condensatore, con tutte le funzionalità necessarie come il GPS integrato, anche a un prezzo giusto secondo me, lo ripeto, attorno ai 120 euro quando in offerta tramite il mio canale Telegram linkato qui sotto in descrizione video. Perché montare una dashcam? Non solo per registrare in parking mode, ma anche per registrare la strada, per avere un occhio sempre vigile davanti a noi. Magari un incidente, mettiamo corna, speriamo non succeda mai, però avere un occhio che guarda sulla strada e da poter usare poi come prova, insomma, lo sapete come succedono queste cose, beh, lei è un valore aggiunto non da poco. Mi avete detto anche che alcune assicurazioni stanno iniziando a dare degli sconti a chi monta delle dashcam in auto. Non so se è vero, penso di sì, me l'avete detto voi. Comunque se avete maggiori dettagli in merito fatemelo sapere lasciando un bel commento qui sotto. Quindi ragazzi, cos'altro posso dirvi della VentureU Element One? A parte che credo di aver sbagliato la pronuncia durante tutto questo video, beh, a parte questo posso dirvi che è una dashcam che vi consiglio, mi ci sto trovando benissimo, la qualità di registrazione è ottima, anche il microfono mi sono dimenticato ma l'avrete sentito, il GPS è tanta roba perché è già integrato e non c'è la ventosa, meno male, c'è l'adesivo 3M che potete rimpiazzare quando volete o con quelli in dotazione oppure con qualsiasi altro biadesivo voi vogliate. Non ho trovato particolari difetti a parte i comandi vocali in inglese e la mancanza della retrocamera, ma penso arriverà in futuro. Vi terrò aggiornati comunque nel mio canale Telegram, ditemi cosa ne pensate, se volete acquistarla vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione video. Secondo me una dashcam in auto è fondamentale, io da quando ho iniziato ad utilizzarle non posso farne più a meno e ve le consiglio. Quindi vi aspetto nei commenti, buttate un occhio in descrizione video per i link d'acquisto, vi segnalo anche qualche micro SD che vi consiglio, lo ripeto io sto utilizzando questa Samsung appena uscita, è ottima, va bene anche con i droni. Questo è tutto amici, spero che la recensione sia stata abbastanza esaustiva, se avete qualche domanda lasciate un bel commento qui sotto, io mi sto sciogliendo perché fa ancora caldissimo, io ora vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!